Cari distributor partner, buongiorno. Dario Giordano, direttore commerciale Italia e Global Education Supervisor del gruppo Comprof. A nome del nostro gruppo vi diamo il benvenuto a questo primo International Business Meeting 6.0. Meeting che era originariamente previsto il 29 marzo, ma alcuni inconvenienti tecnici non dipendenti dalla nostra volontà hanno fatto sì che lo stesso slittasse. Ad ogni modo questo slittamento ci ha consentito di sviluppare la modalità Premiere con i sottotitoli per tutti i nostri partners esteri. Questo meeting è davvero molto importante. Perché? Perché condivideremo con voi in un breve lasso di tempo tante informazioni, diverse novità e soprattutto una progettualità verso i prossimi mesi e anche i prossimi anni. Cerchiamo pertanto quindi di capire cosa andremo a fare. In questo meeting presenteremo il brand, definiremo quella che è la sua linea guida, la sua filosofia, la sua mission, la vision ed anche i suoi valori. Presenteremo il team marketing, un team strategico che in questi mesi ha lavorato, come si dice in gergo, sotto coperta per garantire lo sviluppo e il miglioramento del brand. Andremo ad analizzare quelli che sono i dati di mercato in ambito sia macroeconomico che con un focus poi nell'ambito del business della cosmetica. Faremo un product focus, condivideremo con voi i prossimi lanci, quindi i lanci del 2021. Parleremo della brand image del digital world e poi concluderemo con la education strategy e la presentazione del team dei formatori, per poi ovviamente terminare con la nostra consueta call to action. Ma procediamo con ordine. In primis, in maniera molto chiara e diretta, perché questo meeting? Non ce lo possiamo nascondere, lo scorso anno e anche il periodo che stiamo vivendo hanno un po' cambiato il nostro modo di vivere, il nostro modo di approcciare anche al lavoro. Sono stati stravolti i nostri punti di riferimento e possiamo dire che forse una luce in fondo al tunnel si vede, ma siamo ancora in piena pandemia. Cosa è accaduto lo scorso anno? Abbiamo dovuto affrontare una situazione imprevista e forse imprevedibile, ma il nostro gruppo 6.0 nello specifico ha trasformato dei vincoli in opportunità. Durante i miei corsi di formazione amo citare una frase la cui paternità è data e attribuita al grande Henry Ford. Il destino non è ciò che ci accade, ma il modo in cui reagiamo a ciò che ci accade. Noi abbiamo fatto in questo modo, abbiamo fatto gruppo, abbiamo fatto squadra e abbiamo appunto trasformato una situazione vincolante, cioè l'impossibilità di visitarvi, l'impossibilità di stabilire una connessione diretta dal vivo con tutti quanti voi, in una opportunità di crescita e di miglioramento. Infatti nel periodo del primo lockdown abbiamo organizzato webinar, degli eventi dal vivo ma a distanza con voi, proprio per far sentire la nostra presenza e, come dicevo poc'anzi, sotto coperta, quindi dietro le quinte, il nostro team marketing, il team education e il team commerciale hanno creato le fondamenta per lo sviluppo di 6.0 non solo nella restante parte del 2021, ma anche nei prossimi anni. Quindi questo primo business meeting intende essere una sorta di punto di unione, di trade union tra ciò che è accaduto sino ad oggi e ciò che vogliamo possa e debba accadere nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Questi sono i tre principali obiettivi di questo meeting. Li leggiamo insieme. Focus sul brand, team building, ricomincio da 6.0. Analizziamoli uno per uno. Focus sul brand, come ho anticipato in fase di apertura, è fondamentale proprio perché voi siete gli ambasciatori del brand in Italia e nel resto del mondo, condividere la sua identità che si esprime nella mission, nella vision e nei valori. Quindi condivideremo questi concetti in modo che possano diventare propri, cioè ciascuno ne farà tesoro e li esporterà, li condividerà con i propri clienti, nonché ovviamente con il proprio staff. Team building, pur essendo a distanza, questa è una giornata molto importante per fare squadra. La squadra siamo noi internamente, sono i nostri business partners in Italia con i loro staff e i loro clienti, sono i clienti esteri
con il loro staff ed i loro clienti. Quindi è un gioco di squadra davvero globale, molto molto importante, perché è tramite lo scambio, tramite l'interazione che si generano e si sviluppano delle idee che poi possono essere foriere di sviluppi futuri per il successo del brand. Terzo aspetto, ricomincio da 6.0, è quasi un gioco di parole. Di solito quando vi sono degli stravolgimenti, dei cambiamenti importanti, come appunto quello che stiamo vivendo, si è soliti dire ricomincio da zero. Noi per fortuna possiamo dire, ecco, di ricominciare da 6.0. Perché? Perché ripartiamo consapevoli di avere alle spalle un brand importante, di prodotti di qualità eccellente e soprattutto una progettualità proattiva verso il futuro. Ecco la mission. Cos'è la mission? La mission può essere definita come il motivo per cui un brand esiste. È la sua stessa ragione d'essere, quindi la leggiamo insieme. Reimmaginare l'idea di hair care ridefinendone il futuro. Offrire nuovi spunti e tendenze in prospettiva. Le parole chiave sono tecnologia, design e qualità. 6.0 non è solo un brand di prodotti professionali per capelli, ma un nuovo modo di pensare. Vision. La vision è il modo in cui noi immaginiamo il futuro, il nostro futuro, il futuro di un settore. Proiettarci oltre, sempre. Spingerci oltre i confini della modernità, con spirito avveniristico. Avere un approccio proiettato alle esigenze di bellezza della donna contemporanea. Rinnovare l'idea di essenziale, creare prodotti completi e funzionali, nuovi must per l'hair care routine, quindi il concetto, ecco, dell'essere avveniristici, quindi del guardare al futuro come una sfida che è sempre attuale. I valori, i plus, gli elementi cardine che completano la mission e la vision. Anche in questo caso vige la regola del 3. Technology, standard e performance al top del settore, materie prime e formule high tech, prodotti multitasking. Vorrei fare un piccolo focus proprio sul concetto di multitasking. I prodotti ed i protocolli 6.0 sono validi di per sé, cioè hanno una qualità intrinseca, però è nella interazione sinergica tra essi che si esalta il valore qualitativo dei prodotti stessi. È in questo modo che si esplica il concetto di multitasking. Minimalism. Un design puro, semplice, uno stile minimal, senza tempo. Una nuova idea di bellezza essenziale. Per dirla in inglese, less is more, in estrema sintesi, meno è meglio. Una delle gratificazioni più importanti che ci è stata fatta sia dai nostri clienti in Italia che in altre parti del mondo è stata proprio questa, del minimalismo, della essenzialità, di andare dritti al punto. Quindi ne abbiamo fatto un valore costitutivo, un punto di forza di 6.0. Smart approach, approccio agile. La consapevolezza dei bisogni genera efficienza. Hair stylist e cliente viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda. L'interazione è immediata. In questo caso desidero fare insieme a voi un focus proprio sul concetto dell'interazione. Il successo di 6.0 nasce proprio dall'interazione su più livelli. Interazione del nostro gruppo con voi, interazione da parte vostra con i vostri clienti, quindi i professionisti salone, interazione non meno importante del professionista salone con la cliente finale. Interazione sinergica perché? Perché nel momento in cui vi è uno scambio di idee, di opinioni, di input, è chiaro che ciò genera una sorta di brainstorming, una tempesta di idee che rende ancora più rapida, ancora più verticale la crescita e l'evoluzione di un brand come 6.0. Eccoci giunti ad un passaggio molto importante di questo meeting. Come la maggior parte di voi sa, negli ultimi 16 anni ho lavorato alla direzione marketing del gruppo e negli ultimi 2 anni mi sono spostato verso la direzione commerciale, quindi con una vicinanza ancora più marcata con ciascuno di voi. E in questi mesi il nuovo team marketing ha lavorato in maniera davvero molto efficace, molto produttiva,
proprio per porre le basi dello sviluppo, come dicevo nelle fasi precedenti, del nostro gruppo e del nostro marchio, nella fattispecie di 6.0. In questa slide, ecco, alla nostra destra possiamo vedere proprio quelli che sono i protagonisti del Dipartimento Marketing. Antonio De Bellis, Sales and Marketing Director, Francesca Passaro, Digital Marketing Manager, Iole Sant'Agata, Product Marketing Manager, e Paolo Brandi, responsabile internazionale Education e Sviluppo Prodotto. Desidero fare con voi, ecco, un focus proprio sul collega che mi ha brillantemente sostituito, Antonio De Bellis, il quale ha una lunga esperienza professionale in gruppi come Bell e Procter & Gamble, proprio nell'ambito marketing e servizi, e negli ultimi anni, sempre nell'ambito marketing e servizi, per quanto riguarda il settore food and beverage. Quindi io sono lieto di passare la parola ad Antonio, che ci illustrerà quelli che sono i macro trends, cioè le tendenze che si sono verificate nell'ambito economico in generale, con ovviamente uno specifico focus sul comparto della cosmetica e sul brand 6.0. Lascio la parola ad Antonio, vi ringrazio e ci vediamo dopo. Buongiorno a tutti, grazie Dario per l'introduzione. Nel corso del mio intervento vi illustrerò i dati di mercato e le principali tendenze nel mondo cosmetico, con lo scopo di farvi cogliere delle opportunità, perché le aziende che sanno leggere le informazioni sono anche quelle in grado di mettere in pista delle azioni per poter crescere anche in momenti di estrema difficoltà. Il primo dato che vi mostro è l'andamento del PIL. Il PIL è praticamente la ricchezza prodotta dal paese in un anno. E come possiamo notare da questa tavola, il PIL dell'Italia diminuisce dell'8,9% ed è un dato fortemente negativo, soprattutto se lo raffrontiamo con quelle delle principali economie industrializzate. Ci sarà una crescita già da quest'anno, ma la crescita sarà molto lenta. Si prevede che nel 2025 riusciremo a recuperare il terreno perso l'anno scorso. Focalizziamo adesso l'attenzione sul settore cosmetico. Notiamo che la perdita è ancora superiore rispetto a quella del PIL, meno 12,8%. Questo valore è stato trainato verso il basso pesantemente dai canali professionali, sia estetica che acconciatura, e anche dalle esportazioni verso l'estero, che sono diminuite a 2 cifre. Andando ancora più in approfondimento sui canali di distribuzione, notiamo che il settore dell'acconciatura è diminuito del 28,5%. Ci sarà un rimbalzo, una ripresa quest'anno del 10%, ma non sarà tale da poter riprendere il terreno perso. In mezzo a questa tavola con tanti numeri rossi ne notiamo uno fortemente positivo, ed è l'andamento dell'e-commerce. L'e-commerce è cresciuto del 42%, è un incremento importante, tale che ha portato questo canale a diventare il quarto canale all'interno della vendita del prodotto cosmetico. Infatti l'e-commerce attualmente vale il 7,4% e ha sopravvanzato proprio il settore dell'acconciatura. In questa tavola notiamo i principali settori in cui il Made in Italy è l'emblema nel mondo. La cosmetica perde il 16,5%, ma se raffrontiamo questa perdita con settori importanti come l'occhialeria o l'abbigliamento moda, notiamo che è inferiore. Quindi significa che all'interno del mercato cosmetico c'è una qualità intrinseca, che è quella che fungerà da volano per la sua ripresa. Quando torneremo alla normalità, Cosmetica Italia, che è l'associazione che unisce le aziende cosmetiche che producono in Italia, ha effettuato un'indagine presso i suoi associati ed è emerso che, a parte una piccola percentuale di operatori estremamente pessimista, il 37% ritiene che la ripresa inizieremo a vederla l'anno prossimo, ma un buon 60% ci indica che i primi segnali inizieremo già a vederli da quest'anno. Cosa guiderà questa ripresa? Il lento recupero dell'economia, il richiamo del Made in Italy, che fungerà da volano per la spinta e per l'incremento delle esportazioni. E poi tutto il mondo digitale, che viaggia in 2 direzioni, con investimenti ingenti che saranno e continueranno sia sul mondo delle vendite dell'e-commerce, sia anche sul mondo della comunicazione, e quindi dei canali social e degli influencer, questi personaggi che sono capaci con le loro opinioni di catalizzare l'opinione e soprattutto gli acquisti di migliaia di follower. Quali saranno le opportunità che l'industria cosmetica potrà cogliere nei prossimi mesi?
Sicuramente tutto il mondo che ruota attorno ai temi della salute, del benessere, della sicurezza e della domesticità. Poi la digitalizzazione, lo smart working continuerà, come anche la formazione a distanza. Quello che noi stiamo effettuando adesso, questo incontro virtuale, proseguirà anche quando avremo il piacere di poterci incontrare dal vivo, perché è uno strumento per poterci connettere, ad esempio, con gli operatori che sono al di là dell'Italia. Poi ci sarà la spinta ecologica, il green, che viaggia in due direzioni, in una di attenzione allo spreco, nell'altra di attenzione all'ingredientistica e ai pack ecologici dei prodotti. E poi c'è il mondo salone, che beneficerà del ritorno del consumatore, che vorrà godere del tempo per sé, che vorrà riprendersi le coccole che il proprio parrucchiere saprà dargli. E si verificherà molto probabilmente quello che è già avvenuto nei paesi dell'estremo oriente e che si chiama revenge spending, acquisto di vendetta. Si è notato qualche anno fa, quando c'è stata l'epidemia della SARS, che alla fine di questa epidemia il consumatore ha voluto riprendersi il tempo che gli è stato rubato e quindi sono aumentati in maniera considerevole gli acquisti dei beni per sé, dei beni voluttuari e dei beni di lusso. Ci sarà un incremento della rivendita come conseguenza del maggior afflusso del consumatore in salone, perché il consumatore vorrà proseguire a casa i trattamenti eccellenti ricevuti dal suo parrucchiere. E poi ci sarà una miglior profilazione e fidelizzazione della clientela, perché tutti i contatti digitali avuti in questi mesi sono tutti tracciati e chi sa ben utilizzare questi dati può creare delle offerte one-to-one estremamente appetibili e interessanti. Bene, terminato questa overview sulle tendenze e sui principali dati di mercato, focalizziamo adesso l'attenzione sulla distribuzione di 6.0. Come possiamo notare da questa tavola, 6.0 è attualmente presente presso 30 distributori in Italia, 25 distributori esteri ed è attualmente in 21 nazioni. Passiamo adesso ad esaminare l'andamento di 6.0, dei fatturati di 6.0 e lo confrontiamo con l'andamento dei saloni in Italia, del mercato dei saloni in Italia e delle esportazioni. Notiamo che nel primo semestre del 2020 6.0 ha diminuito il suo fatturato del 3,6%. Questa percentuale si confronta con il mercato dei saloni in Italia, che ha subito una contrazione del 47%. Questo significa che 6.0, pur diminuendo il suo fatturato, ha aumentato la sua quota di mercato, perché i concorrenti hanno perso molto di più. Stesso discorso per la seconda metà dell'anno, dove 6.0 è addirittura incrementata del 19%. Questo incremento si confronta con una diminuzione del mercato dell'11% e quindi a maggior ragione 6.0 ha aumentato la sua quota. Discorso speculare lo possiamo fare per l'estero, quindi per le vendite all'estero, dove nel primo semestre del 2020, a fronte di una diminuzione di 6.0 dell'8%, le esportazioni sono a loro volta diminuite del 20%, quindi anche in questo caso 6.0 ha aumentato la sua quota di mercato. Nella seconda parte dell'anno addirittura 6.0 è incrementato dell'11% e questo si confronta con una diminuzione delle esportazioni globali di cosmetici del 15%, quindi anche in questo caso la quota di 6.0 è aumentata considerevolmente. Questa tavola rende onore e merito a tutti voi distributori, sia italiani che esteri, che avete fatto un ottimo lavoro, nonostante un periodo di estrema difficoltà. Bene, passo adesso la parola a Paolo che proseguirà il discorso sul lato tecnico di 6.0. Grazie. Buongiorno a tutti e benvenuti anche da parte mia. Sono Paolo Brandi, responsabile internazionale Education e sviluppo prodotto. Il focus che affronteremo adesso riguarda il lancio dei prodotti che abbiamo effettuato nel 2020 in 6.0. Partiamo con quali sono le fonti del business per quanto riguarda 6.0. Coloring si attesta al primo posto con il suo sistema colore al 56%, seguito dall'area dei trattamenti con il 28%, per via andando avanti con il finishing al 14% e permanent al 2%. Di cosa parleremo oggi? Nella sezione coloring abbiamo inserito in Chrome Side la nostra colorazione permanente ad ossidazione 11.9 nuance, mentre nell'area trattamenti abbiamo inserito Airzo, la ricostruzione per capelli sfibrati,
e Takeover Auto Orange, che ci aiuta a combattere i riflessi indesiderati ramati e arancio. Andiamo con Chromeside nella sezione coloring. Conosciamo bene la nostra colorazione permanente ad ossidazione. Come vedete dalla slide, le nuance sono passate a 100 attraverso appunto l'inserimento delle nuance, delle 11 nuove nuance, e con Chromeside i risultati sono sempre garantiti: colore vibrante e duraturo, schiaritura fino a 4 toni e eccezionale durata del colore. Copertura dei capelli bianchi al 100%. Tutto questo viene dato da attivi funzionali importanti di origine vegetale come l'olio di marula, l'aloe vera e l'estratto di peonia. La formula esclusiva e innovativa di Chromeside si arricchisce di nuovi colori. Nella serie colore cenere abbiamo inserito il 611 e il 711 che insieme all'811 daranno ancora maggiore incisività nella neutralizzazione di fondi indesiderati caldi. Nella serie risé abbiamo inserito il 521, un viola cenere, per dare ancora maggiore incisività nella costruzione di un viola puro. Nella serie colore marrone fumé abbiamo completato la scala inserendo il 781 per dare ancora maggiore incisività e forza nella costruzione di marroni freddi. Gli irisei dorati è una nuova famiglia colore che abbiamo inserito, 823, 923 e 1023, per dare la possibilità di tonalizzazione di balayage, colpi di sole, mesh, biondi naturali e naturalmente un'ulteriore mano nella copertura dei capelli bianchi, soprattutto su altezze di tono alte come 8, 9, 10. Con la serie colore dei Mediterranei profondi, il 318, 418, 518 e 618, abbiamo dei marroni ultra freddi, ci aiuteranno tantissimo nella costruzione di fondi neutri per poi creare sopra dei balayage o lasciarli così e quindi essere molto naturali. Siamo giunti alla presentazione di Airzo e siamo partiti nella fase di sviluppo da questo dato statistico molto importante. Il 93% delle donne cerca la soluzione definitiva per capelli sfibrati e danneggiati. Una statistica che ancora oggi è attuale perché sappiamo bene quali sono i fattori che possono influenzare in negativo una struttura dei capelli. Fattori atmosferici, ambientali legati allo smog, il sole, il mare, il vento, i trattamenti meccanici, spazzola, phon, piastre e ferri a ricciacapelli e chiaramente i trattamenti chimici a cui le nostre amatissime clienti non vogliono assolutamente rinunciare. Per questo nasce Airzo, il trattamento per capelli sfibrati e danneggiati. 4 prodotti per rituale salone e 3 prodotti per il mantenimento a casa. Shampoo preparatore ristrutturante, crema base ristrutturante, siero booster ristrutturante, fluido spray ristrutturante. Attivi funzionali importanti come l'acido ialuronico, che conosciamo benissimo, ad effetto filler, azione ristrutturante, idratante e illuminante. E un elemento novità per i laboratori 6.0, cellule staminali dell'uva, per un'azione anti-aging, azione rigenerante, antiossidante e protettiva. Con Airzo è davvero possibile ricostruire i capelli in salone. Più 97% di luminosità, più 80% capelli ristrutturati, più 78% colori naturali e brillanti. Tutto documentato da test di efficacia in vivo presso istituti universitari italiani. Ricordo a tutti che i test in vivo vengono effettuati su modelli reali. Sempre nell'area treatments abbiamo lanciato Takeover Auto Orange e finito il tempo del riflesso indesiderato. Grazie a un corretto apporto di pigmenti tonalizzanti blu, neutralizziamo riflessi rame rossi indesiderati. Attivi funzionali di origine vegetale come l'estratto di mirtillo e l'olio di macadamia daranno cosmeticità al capello oltre a neutralizzare riflessi indesiderati. Termino questo intervento con un invito. Il Dipartimento Tecnico è sempre a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione di carattere tecnico e di risoluzione dei problemi.
Lascio la parola alla dottoressa Passaro. Salve a tutti, oggi parleremo di quelli che sono i lanci previsti per il 2021 per 6.0. Primo lancio importantissimo, la nuova linea solare Takeover Sun Deluxe. Come vediamo da questa anteprima, la nuova linea è composta da shampoo doccia dopo sole da 300 ml, maschera dopo sole da 300 ml, olio capelli da 150 ml. Più avanti nelle prossime slide vedremo e parleremo del dettaglio prodotto per prodotto. La linea Sun Deluxe è stata ideata e pensata per prendersi cura dei capelli durante la stagione estiva. Si propone quindi come la soluzione ideale per capelli stressati, opachi e sfibrati esposti ai raggi solari, al salsedine e al cloro. Sun Deluxe è arricchita dall'olio di Tsubaki, che è un olio naturale ricavato dalla camellia olifera, che ha un elevato potere idratante e rinforzante. Adesso vediamo ogni prodotto nel dettaglio. Ecco lo shampoo doccia dopo sole illuminante e protettivo, arricchito da vitamina E e polifenoli, infonde massima idratazione e morbidezza ai capelli. Abbiamo la maschera dopo sole illuminante protettiva da 300 ml che ristruttura in profondità e nutre il capello senza appesantire. Ultimo prodotto, l'olio dopo sole per capelli illuminante nutriente. Quest'olio dà una profonda lucentezza e soprattutto grande setosità senza ungere i capelli ed è per questo che possiamo usarlo sia su capelli bagnati ma soprattutto anche su capelli asciutti. I materiali a supporto della linea Takeover Sun Deluxe saranno il banner da salone, il marsupio e la brochure. Tutti questi materiali a supporto li vedrete e li riceverete nei canvas commerciali. Altra novità prevista per il 2021 è il nuovo formato da rivendita dei trattamenti specifici per le diverse esigenze del capello dei Takeover. Passeremo quindi da un formato da 500 ml a 300 ml. Questo nuovo formato verrà inserito gradualmente nel mercato. Questa soluzione permetterà al professionista salone di agevolare la beauty routine alle clienti anche a casa. Un ulteriore lancio previsto per il 2021 è il nuovo kit Takeover Active Power, che prevederà lo shampoo da 300 ml coadiuvante prevenzione caduta insieme al trattamento prevenzione caduta in fiale. Anche in questo caso il kit combo agevolerà il professionista salone nel proporre il trattamento per le clienti sia in salone che a casa. Passiamo adesso a quella che è la brand image e il digital world di 6.0. Innanzitutto iniziamo presentandovi quello che è il nuovo claim della linea, Essential Touch. Questo nuovo claim racchiude quelle che sono le 3 parole chiave di 6.0: Technology, Minimalism e Smart Approach. Materiali a supporto della nuova brand image è il Brand Book, che è un manuale che cattura lo spirito, i valori, la verbal identity e la visual identity del nostro brand e che riceverete domani in formato digitale all'interno della newsletter post-evento. E ora passiamo a tutto quello che è il mondo digitale che ruota attorno al nostro brand, a partire da quello che è il sito, che è un sito molto d'impatto che invito tutti a visitare e che oltre all'italiano è tradotto in inglese, spagnolo, francese e tedesco. Social media. Tutti sappiamo ad oggi quanto sono importanti avere delle pagine che siano curate e di impatto sia per il professionista che la cliente finale. Oggi voglio presentarvi quelli che sono la pagina Instagram, la pagina Facebook e il canale YouTube di 6.0 e per chi non l'avesse ancora fatto invito tutti a seguire e a mettere mi piace. Passiamo adesso a quelle che sono le social pills, dei consigli, dei suggerimenti che noi sentiamo di condividere con voi per le vostre pagine social. Ad esempio, come questo, uno scatto moda capelli. Perché pubblicare contenuti del genere? Adesso lo guardiamo.
Questo è il risultato di un post del genere. Come vediamo, raggiunge quasi 4.000 like e raggiunge quasi 2.000 elementi salvati. Cosa sono gli elementi salvati? Ognuno di noi, che sia un parrucchiere o una cliente finale, può salvare quell'immagine nella propria galleria e quindi averla sempre a disposizione. Questo cosa genera? Genera tanta fidelizzazione e viralità per il brand. Ed è per questo che oggi la nostra call to action è soprattutto tagga e fai taggare la pagina di 6.0. Torniamo adesso a quella che è la brand image di 6.0. Noi condividiamo immagini di backstage di quella che è la collezione annuale del brand e a proposito di questo sto per darvi un'anteprima molto interessante. La preview della nuova collezione 2021 che si chiamerà Attitude e che sarà disponibile nei prossimi mesi. Come materiale a supporto della nuova collezione abbiamo il Media Plan, in cui troverete i materiali da salone come roll-up, poster e banner con le immagini della nuova collezione che potranno essere personalizzati previa richiesta al vostro commerciale di riferimento. Adesso passo la parola al mio collega Dario che vi introdurrà a tutto il mondo education. Grazie Francesca. Eccoci dunque giunti alla parte finale del nostro business meeting. Parliamo di education. La nostra formazione è diretta, internazionale, efficace. Sono 3 i plus. Condividiamoli singolarmente. La formazione 6.0 è diretta in quanto i nostri tecnici non badano a fronzoli, vanno dritti al punto, presentano una tecnica, condividono i plus e i benefici della stessa e in maniera pressoché immediata i professionisti in aula riescono ad implementarla e a metterla in pratica dal giorno successivo nel loro salone. È una formazione internazionale perché nell'ultimo anno, come già ci siamo detti, le passerelle moda, gli eventi internazionali sono diventati molto radi, però noi cosa abbiamo fatto? Come delle antenne, come delle sentinelle sul territorio, abbiamo captato come degli autentici cool hunter quelle che erano le tendenze moda che venivano non solo dalle passerelle moda in modalità virtuale, ma anche dallo street style, dallo stile della strada un po' in tutto il mondo. Ed in questo modo abbiamo creato una sorta di sintesi per realizzare l'Inspiration Mood di 6.0, quindi le tendenze di ispirazione di 6.0, portandole ovviamente in aula, in questa fase in modalità virtuale, in una fase successiva, auspichiamo quanto prima, dal vivo. È una formazione efficace, questo è proprio il feedback che ci è stato riconosciuto nei 4 anni di vita di 6.0 dagli hairstylist di tutto il mondo, i quali nel momento in cui hanno partecipato ad uno dei nostri eventi, workshop, seminar o show, sono riusciti a mettere in pratica da subito, con risultati in termini anche commerciali, perché sono stati capaci di mettere in pratica le tecniche del loro salone, ampliando la fiche dei loro servizi. Una formazione di qualità è una formazione che non può prescindere dall'altra faccia della medaglia. La formazione è destinata a voi, dedicata a voi business partners. La formazione è per voi, ovviamente, ed il vostro staff. In questo caso si esplica in 3 modalità differenti. Abbiamo la formazione vendite, la formazione tecnica e la formazione motivazionale, perché ricordiamoci sempre che la motivazione è un muscolo che va costantemente allenato. In questi mesi, come ci siamo detti, anzi in quest'ultimo anno, abbiamo lavorato molto a distanza. Cosa succederà? Ecco, nei prossimi mesi e magari nei prossimi anni, noi riteniamo che da un punto di vista strategico, anche quando la formazione dal vivo riprenderà, sarà comunque accompagnata, rafforzata, supportata in parallelo da quella che è la formazione a distanza, quindi i webinar, i webcast e tutti quegli eventi che si fanno appunto in modalità e-learning saranno ancora presenti nell'ambito di quello che è il nostro menu education. Abbiamo parlato dei plus che caratterizzano, contraddistinguono la formazione 6.0, desideriamo condividere con voi il team stilistico. Diversi tra voi già hanno avuto il piacere di ospitare questi professionisti presso le proprie sedi per un corso ovviamente in presenza. Desideriamo ovviamente condividere con la restante parte dei nostri business partners
questi volti ed i loro ruoli. Abbiamo Gianni Mele, Art Director, Umberto Mele, Senior Trainer, Christian Mele, Senior Trainer. Call to action. Cosa intendiamo con questa espressione? Noi ogni volta che termina un evento dal vivo a distanza diamo ai nostri partners il piano di azione ed in questo caso vi esprimiamo in maniera chiara le 3 azioni che desideriamo voi compiate nell'immediato. Guardiamole insieme. Organizzate un corso a breve, forniteci input dal mercato, diventate ambasciatori del brand. Organizzate un corso a breve, contattateci tramite i vostri commerciali di riferimento o direttamente tramite l'email per esprimere una richiesta. Ovviamente in questa fase a distanza auspichiamo quanto prima dal vivo. Perché? Per noi la formazione rappresenta uno dei modi più diretti, pratici ed efficaci per supportare la vostra crescita commerciale. Forniteci input dal mercato. In qualunque posto del mondo vi troviate è fondamentale che siate un po' le nostre sentinelle. Dateci idee, spunti, appunto input, di modo che noi possiamo implementarli e metterli a servizio della crescita del nostro brand, a vantaggio anche vostro. Terzo aspetto, diventate ambasciatori del brand. All'inizio del meeting abbiamo condiviso con voi la mission, la vision ed i 3 valori ispiratori di 6.0. Questo perché? Perché è da questo che parte il percorso di crescita di un partner che da distributore diviene appunto ambasciatore del brand, in quanto il distributore è colui il quale compra un prodotto e lo rivende, ma è un livello che noi definiamo abbastanza elementare. Divenire ambasciatore di un brand significa acquisirne la filosofia, sposarla in pieno, diffonderla presso i propri clienti, presso il proprio staff. Ed è questo il compito più importante che vi chiediamo, perché sarà foriero di una crescita per voi e ovviamente per il brand 6.0. Vogliamo lasciarvi con una frase che ho scelto tra le tante, perché è stata coniata da Jim Rohn. Per chi non lo conoscesse, Jim Rohn è unanimemente considerato il più grande business philosopher d'America. È il mentore del grande Anthony Robbins. Cosa ci dice Jim Rohn? Non possiamo cambiare dall'oggi al domani la nostra destinazione, ma possiamo cambiare dall'oggi al domani la nostra direzione. In questo business meeting noi abbiamo l'obiettivo, l'ambizione di cambiare tutti quanti insieme, oggi, qui ed ora, la nostra direzione, affinché in futuro potremo tutti quanti insieme cambiare la nostra destinazione, che siamo certi porterà al successo del brand 6.0. Grazie al nostro staff che ha lavorato duramente, in maniera sempre coesa, per la realizzazione di questo importante evento. Grazie a voi tutti, in Italia e nel resto del mondo, per lo straordinario lavoro che sino ad oggi avete profuso, per aver sempre creduto in noi e per l'importante lavoro che continuerete a profondere per lo sviluppo del brand 6.0 in Italia e nel resto del mondo. Ci vediamo al prossimo appuntamento.